Dice la madre: tornai a casa a mezzogiorno e mezzo, insieme a mio marito, che aveva accompagnato a una visita medica. Ci stavamo cambiando quando suonarono alla porta. Siamo amici di Valerio, dobbiamo parlargli. Aprì e mi saltarono addosso. Erano 3. Entrarono in fila indiana, calandosi il passamontagna. Giovani, sui 18-19 anni, romani. Il primo l'ho intravisto, alto, magro, biondino. Mi immobilizzarono spingendomi in camera da letto, dove fu immobilizzato anche Sardo, mio marito. Poi, per 1 ora e un quarto, siamo rimasti sotto la minaccia di una pistola puntata. La teneva il biondino. Gli altri 2 hanno rovistato per tutto il tempo in camera di Valerio. Io speravo che lui non tornasse. Sono arrivata perfino a sperare che cadesse dal motorino. Alle 13:45 Verbano girò la chiave nella serratura. Sentimmo una colluttazione. Andò in frantumi uno specchio. Cadde l'attaccapanni. Una detonazione e poco dopo una seconda, quella che colpì mio figlio alla schiena. Poi scapparono. Mamma, aiuto, mi ha implorato Valerio. Mi sono proiettata fuori dal letto. Sono strisciata fino alla porta dove mi trovarono i vicini. Valerio agonizzava sul divano. C'era però un funzionario del Viminale, un nostro coinquilino, che incontrò quei 3 sulle scale. Li descrisse. È nelle carte. L'inchiesta la fece Ansuino Andreassi, poi tutto si è perso nel nulla, col tempo. «21 aprile 1979. 5 giovani, simpatizzanti dell'autonomia, sono stati arrestati ieri sera dagli agenti del 4° distretto che li hanno sorpresi mentre stavano sperimentando un rudimentale sistema di innesco con comando elettrico a distanza. In seguito ad alcune perquisizioni domiciliari sono stati rinvenuti una pistola con matricola a brasa, foto di incidenti di piazza con relativa schedatura dei funzionari di polizia e nomi e indirizzi di presunti simpatizzanti di destra. Ecco come si sono svolti i fatti. Ieri, intorno alle 17, un'auto del 4° distretto stava circolando nella zona di Settebagni, dove erano state segnalate diverse detonazioni. Il rumore di un'esplosione ha attirato l'attenzione degli agenti. Il boato sembrava provenire da un casolare abbandonato, a circa 200 metri dalla strada. Sono stati arrestati SP di 17 anni e T di 15 anni, PM di 17, Valerio Verbano di 19, trovato in possesso di una tessera di fotografo giornalista di stampa alternativa, e SC, una ragazza di 16 anni. Al momento dell'arresto i giovani stavano maneggiando un contenitore riempito con 1 chilo di polvere da mina, un ordigno di notevole potenza. Nella serata sono state compiute alcune perquisizioni domiciliari che hanno portato al rinvenimento di una pistola e di materiale propagandistico. Sono state trovate anche delle foto di scontri di piazza in cui appaiono, segnalati con delle freccette, alcuni funzionari di pubblica sicurezza, sui quali gli arrestati avevano raccolto una sorta di documentazione. Sono gli anni a Roma degli scontri fra giovani di fazioni estreme opposte. Giovani ragazzi di destra e sinistra cadono in una battaglia senza quartiere. Il caso di Valerio Verbano potrebbe essere assimilato a molti altri, come ad esempio quello di Paolo Di Nella, ma forse nasconde qualcos'altro, qualcosa di insolito. Valerio Verbano, 18 anni, studente del 3° liceo scientifico, militante sino a qualche mese fa di un collettivo di autonomi, è l'ultima vittima di questi nostri giorni di terrore. L'hanno ucciso quando è tornato a casa da scuola, si può dire sotto gli occhi dei suoi genitori, legati e imbavagliati. Gli assassini erano 3. Uno solo ha sparato, con un revolver di grosso calibro, cromato. Un colpo alla nuca ha stroncato la vita di Valerio. C'è già chi ha rivendicato l'assassinio. Una voce maschile ha detto all'ANSA: qui gruppo proletario organizzato armato. Il ragazzo ucciso è stato un errore. Volevamo solo gambizzarlo, perché è un delatore e un servo della polizia. La voce era concitata e il centralinista dell'agenzia non ha capito bene tutte le parole. Il connotato agghiacciante dell'episodio, che lo rende diverso rispetto ad altri sanguinosi agguati, è la spietata determinazione degli assassini. Non lo hanno aspettato sotto casa, non lo hanno assalito in un tratto di strada,
ma l'hanno atteso per 50 minuti all'interno della sua abitazione. Un delitto politico? Sì, dice il padre. Valerio aveva militato a lungo nel collettivo politico del quartiere di Valmelaina, estrema periferia di Roma. Il collettivo è legato all'autonomia. Il 20 aprile del 79 era stato arrestato insieme con altri compagni perché aveva con sé alcuni ordigni esplosivi. In una successiva perquisizione in casa gli fu trovata una pistola calibro 7,65 con la matricola limata. Processo per direttissima e condanna a 2 anni e 8 mesi. La pena fu ridotta in appello a 1 anno con la condizionale. Scarcerato in ottobre, Valerio era tornato a iscriversi a scuola, il liceo scientifico Archimede, definito un liceo caldo. In alcuni istituti si sono svolte assemblee. Ci sono stati incidenti isolati, qualche macchina è stata bruciata. Nelle immagini vediamo come è ridotta la 127 del preside dell'istituto Archimede. Il giudizio dei professori: studiava, aveva intenzione di riguadagnare il tempo perduto. Aggiunge il padre: ultimamente Valerio sembrava essersi allontanato dall'attività politica. Per il padre quindi non si occupava più di politica. Alla Digos non avevano più sentito parlare di lui dal novembre dello scorso anno, quando era uscito dal carcere dopo 7 mesi di detenzione. Valerio Verbano, dopo la drammatica esperienza della galera, sembrava voler pensare solo allo studio. Si era iscritto di nuovo a scuola e frequentava il terzo liceo con profitto. Perché lo hanno freddato con un colpo alla nuca? Una domanda che gli investigatori si stanno ponendo in queste ore. È comunque sicuro che fino all'altro anno era conosciuto come autonomo ed in un'occasione era stato anche arrestato. La polizia lo considerava in ogni caso un duro. Pochi giorni dopo, gli uomini della Digos sembrano dare sempre maggior credito alla telefonata anonima fatta all'ANSA poche ore dopo l'omicidio. Siamo in AR. Abbiamo giustiziato noi Valerio Verbano. Per quanto riguarda la veridicità di questa rivendicazione, dall'autopsia risulterà che il colpo che lo ha ucciso è una calibro 38. Abbiamo lasciato nell'appartamento di Verbano una pistola calibro 7,65. Entrambi i particolari sembrano esatti. L'autopsia sulla salma del giovane assassinato, eseguita ieri, ha accertato che Valerio Verbano è morto per un colpo alla schiena che gli ha perforato l'intestino. Da un primo esame, il piombo recuperato sembra proprio un proiettile calibro 38. C'è un altro elemento da prendere in considerazione. Quando Valerio Verbano nell'aprile dello scorso anno fu arrestato, mentre preparava delle bombe, nel suo appartamento fu trovato un particolareggiato dossier su INAR, con foto, indirizzi, piantine. Gli inquirenti ritengono che Valerio Verbano conosceva molte cose su questo gruppo eversivo. Agenti della Digos, infatti, nel maggio del 79 trovarono nella sua abitazione un ampio dossier sui NAR. Al processo di questo incartamento non si parlò per nulla e il dossier fu trasmesso all'ufficio corpi di reato. Il gruppo proletario organizzato armato ha smentito ieri con una telefonata anonima all'agenzia ANSA di essere responsabile dell'uccisione di Valerio Verbano. In un primo momento, poche ore dopo il delitto, era stato un sedicente portavoce di questa organizzazione a rivendicare il delitto. Una voce maschile. Ieri mattina un'altra telefonata anonima. L'omicidio del compagno Valerio è stato riferito al centralinista dell'ANSA. Non è stato fatto dal gruppo proletario organizzato armato. La telefonata con cui ieri questo gruppo ha rivendicato l'uccisione di Valerio è falsa. Noi siamo soltanto responsabili di attentati contro le sezioni dell'MSI di Montesacro e di quello fatto alcuni giorni fa contro la centrale Acea di Laurentino. Il compagno Valerio sarà vendicato al più presto, ha concluso l'anonimo interlocutore prima di togliere la comunicazione. La polizia sembra dare il maggior credito a questo secondo messaggio. Resta comunque misterioso il motivo della prima telefonata. Gli interrogatori non tralasciano di indagare anche in questa direzione. Conoscere la vittima per scoprirne gli assassini. È questa la strada scelta dagli investigatori per far luce sull'esecuzione di Valerio Verbano. E hanno incominciato a scavare nel passato del morto, controllando uno a uno tutta una serie di episodi ancora abbastanza oscuri. Il primo, quando venne arrestato Valerio Verbano, fu trovato in possesso di una documentazione sui NAR.
Nel fascicolo in particolare c'era una ricostruzione dettagliata dell'uccisione di 2 giovani, Walter Rossi e Ivo Zini, rispettivamente di Lotta Continua e del PC, rivendicate dai neofascisti. Il secondo: nei mesi passati in carcere, il giovane autonomo fu accusato da un estremista di destra, anch'egli detenuto, di aver partecipato a un pestaggio. Il terzo: nella rivendicazione dell'assassinio, i NAR hanno indicato Verbano come mandante dell'uccisione di Stefano Cecchetti. Ma gli investigatori stanno controllando soprattutto un sospetto: Valerio Verbano, prima di riesaminare le sue posizioni politiche e di abbandonare l'area di autonomia, partecipò agli scontri tra estremisti di destra e sinistra un anno fa in piazza Nibagliano, quando un neofascista, Nanni De Angelis, fu accoltellato. L'accertamento di questa ipotesi può dare una svolta alle indagini? Forse sì. Per il momento, almeno ufficialmente, gli investigatori affermano con certezza solo la matrice di destra del delitto. Il messaggio è ora all'esame degli investigatori, che continuano ad affermare di non voler tralasciare nessuna pista, anche se l'ipotesi che i killer dell'autonomo siano i terroristi del NAR rimane la più consistente. Sul tavolo del magistrato che conduce l'inchiesta, il giudice istruttore Claudio D'Angelo è intanto arrivato il dossier sui nuclei armati rivoluzionari, trovato nell'abitazione di Valerio Verbano al momento del suo arresto, nell'aprile scorso. La documentazione era fino a ieri archiviata negli schedari dell'ufficio corpi di reato. Il dossier, che contiene nomi e indirizzi di elementi di destra, verrà ora attentamente esaminato. Potrebbe fornire qualche elemento utile per risalire ai killer del giovane autonomo. I killer di Valerio Verbano, il giovane autonomo assassinato, hanno dimenticato sul luogo del delitto una beretta calibro 7,65, rubata nell'autunno scorso ad un agente di polizia che l'aveva lasciata in un borsello nella propria auto. E questo il primo significativo risultato dell'istruttoria sulla feroce esecuzione condotta dal giudice Claudio D'Angelo. Il numero di matricola dell'arma era stato accuratamente limato, ma nelle officine di Gardone Valtrompia gli esperti della beretta, valendosi di un procedimento chimico modernissimo, sono riusciti a mettere in evidenza la sequenza di cifre e attraverso i registri della Criminal Poll a stabilire che quella pistola era stata rubata ad un agente sulla via Cassia alcuni mesi fa. 6 ottobre 1980. Inchiesta della procura sulle circostanze del suicidio di Nazareno De Angelis, il fascista terza posizione, arrestato sabato a Roma. De Angelis era stato rinchiuso in una cella del carcere di Rebibbia, ma ieri si è annodato attorno al collo un lenzuolo e si è impiccato alle sbarre della finestra. Il suo corpo è stato scoperto poco dopo le 18 da un agente di custodia. Un suicidio sospetto. Sembra infatti assurdo che un detenuto, considerato così pericoloso, sia stato lasciato solo in cella diverse ore senza sorveglianza. Dopo che era stato condotto in carcere, De Angelis non era stato ancora interrogato, cosa che probabilmente sarebbe avvenuta oggi. Nazareno Nanni De Angelis era stato arrestato da alcuni agenti mentre si trovava con Luigi Ciavardini in via Sistina, nel centro di Roma. Il giovane era ricercato perché contro di lui c'era un ordine di cattura per partecipazione a banda armata, emesso dai magistrati romani che indagavano sull'organizzazione eversiva terza posizione. De Angelis, noto da tempo come picchiatore fascista, al momento della cattura aveva in tasca una pistola, una Colt Detective. Aveva anche cercato di usarla, ma gli agenti erano stati più svelti di lui. Uno di loro con un colpo al polso lo aveva disarmato, poi lo aveva colpito alla testa con il calcio della sua pistola. 22enne romano, un lungo curriculum giudiziario alle spalle, Nanni De Angelis, che era in libertà provvisoria, era considerato una pedina importante dai magistrati romani, soprattutto su un episodio, l'uccisione del giovane autonomo romano Valerio Verbano, assassinato nel febbraio scorso nella sua abitazione da 2 giovani fascisti davanti ai genitori. De Angelis era stato ferito durante una rissa con alcuni autonomi, tra cui il Verbano, il quale in quell'occasione aveva perso i documenti, che sarebbero stati raccolti dai neofascisti. 2 novembre 1989. Dal cilindro dell'inchiesta sul delitto Mattarella sbuca un altro testimone oculare che inchioda il killer nero Giusva Fioravanti. È l'ultima novità di un capitolo giudiziario denso di misteri.
Quella mattina del 6 gennaio 1980, la cameriera, della quale vengono taciute le generalità, accompagnò con lo sguardo la famiglia del presidente che si accingeva a recarsi a messa e da lassù vide un giovane con il giubbotto azzurro e armato di pistola avvicinarsi all'auto di Mattarella e sparare. La donna riconobbe Giusva Fioravanti pochi giorni dopo, il 28 febbraio dello stesso anno, attraverso un identikit pubblicato dal Corriere della Sera. Una coincidenza, perché quel volto, abbozzato dai disegnatori della polizia scientifica romana, apparteneva a un estremista di destra accusato di aver ucciso un paio di settimane prima un militante dell'estrema sinistra, Valerio Verbano. Alcuni passanti diedero una descrizione dettagliata dell'assassino e i tratti somatici coincidevano appunto con quelli di Giusva Fioravanti. Quella mattina Irma Chiazzese sobbalzò quando sfogliò le pagine del Corriere. Notò quel viso, rimasto scolpito nella memoria, che si materializzava dal nulla negli incubi di quelle disperate notti di solitudine. Fece vedere il giornale alla domestica e anche lei rimase scossa per la straordinaria somiglianza.